Ragazzi, quest'oggi parleremo di halving con Tiziano Tridico, che ha un canale di criptovalute ed è molto più esperto di me in tutto questo campo. Senza che vada io a presentarti, ti ringrazio tantissimo di avermi dato la disponibilità per oggi. Posso immaginare che questo periodo sia altamente impegnato per un canale che parla di criptovalute. Quindi lascio a te la presentazione, che sicuramente ti conosci meglio di me. Grazie mille Riccardo, per me è un piacere, nonostante come detto sia molto impegnativo come periodo perché poi sto facendo una sorta di maratona, in quanto Chiaro. sai, con l'Alvin che è arrivato ieri sera e tra l'altro ha anticipato un po', spiegheremo magari anche perché è arrivato in anticipo rispetto alle aspettative, mi sono ritrovato a fare un video dopo l'altro, live dopo l'altra e alla fine è come se fosse una finale dei mondiali per noi del settore perché arriva ogni 4 anni, quindi il parallelo è quello. Io Chiaramente. chi sono? Praticamente nasco come ingegnere informatico dall'aspetto professionale. Mi sono trasferito in Germania per diversi anni, ho sviluppato web lì e proprio in quel periodo mi sono appassionato e avvicinato a Bitcoin sempre di più. Da che lo facevo part-time, quindi realizzavo dei video per condividere quello che stavo imparando. Era una sorta di diario, sai? Cioè, io imparavo e cercavo di condividere anche perché in Italia c'era non poco, ma pochissimo di questo settore. E quindi ho cominciato a fare questo con più costanza finché mi è piaciuto talmente tanto da decidere di fare il passaggio definitivo e dedicarmi solo a questo. Questo per dirti proprio in breve quella che è la storia. Sai, poi c'è talmente tanto da studiare in questo settore che effettivamente ti prende tutta la giornata. È così. Chiaramente posso immaginare, soprattutto perché è un'innovazione tecnologica che c'è attualmente, quindi c'è ancora tantissimo da esplorare, da diciamo sviluppare. Questo lo posso immaginare. Passando più al main topic di oggi, cos'è l'halving del Bitcoin? L'ho già spiegato in un altro video, ma sicuramente fa benissimo un ripasso in questo momento. Sì, anche perché è la tematica attuale che segna proprio il cambiamento epocale del protocollo, dell'asset, di quello che è Bitcoin in sé. Perché che cosa cambia? Praticamente la generazione dei Bitcoin, come sappiamo, come avrai spiegato sicuramente tu, non avviene per mano di un ente centrale, quindi non abbiamo una banca come siamo imparati a conoscere che stampa Bitcoin, ma avviene per un processo chiamato mining. In definitiva, c'è una catena di blocchi che aggiunge un blocchettino dopo l'altro e quando si aggiunge un blocco si generano nuovi Bitcoin che vengono distribuiti a chi ha scoperto effettivamente quel blocco da aggiungere. E l'halving è nient'altro che il dimezzamento, cioè la reward, il compenso che si riceve, viene ridotto della metà in questo processo. Quindi siamo passati da 12,5 Bitcoin prodotti ogni 10 minuti circa a 6,25 Bitcoin prodotti ogni circa 10 minuti. Questo è epocale perché avviene ogni 210.000 blocchi, infatti il tempo in Bitcoin non è calcolato in secondi ma in blocchi, è tutto un paradigma differente. E questo è importante perché alla fine 210.000 blocchi ogni 10 minuti sono circa 4 anni, quindi non è un evento che vediamo tutti i giorni, insomma. Sì, Questo, chiaramente il primo halving, e poi ce ne sono, questo è il terzo halving da quel che so. esatto. E cosa è successo nell'arco del tempo con, diciamo, con l'halving e quali sono le basi di questo fenomeno? Cioè è una cosa che, come hai detto prima e come sappiamo, nessuno decide questa cosa, ma è stata decisa ancora da quando è stato programmato il Bitcoin. Ed è Sì, avvenuta per la prima volta nel 2012, 2012. giusto? Mhm. Ok. Ma Sì. cos'è- a cosa porterà, diciamo, la scalata di tutto questo e perché è così importante? Bene, è importante perché in base a come Bitcoin cambia la sua produzione, cambia anche la sua funzione. E mi spiego meglio. Quando nel 2012 ci fu il primo halving, fino al 2012, dal 2009, 2008 in realtà, ma poi cominciamo a considerarlo dal 2009, quella che era la produzione era molto alta per ogni blocco, quindi al primo halving da 50 diventano 25. Nel 2016 da 25 diventano 12,5. Ricordiamo ogni 10 minuti.
Quindi che cosa comporta questo? Che in una fase iniziale ogni 10 minuti arrivavano talmente tanti bitcoin dal valore molto basso sul mercato, perché il mercato lo fa domanda ed offerta. Se l'offerta è molto alta, e anche se la domanda fosse, mettiamo la stessa di oggi, ma ovviamente non lo era perché era sconosciuto Bitcoin, quindi la domanda era anche molto bassa, con un'offerta molto alta comportava un prezzo anche molto basso, poi magari più avanti parleremo anche del prezzo. Però importante è proprio la funzione di Bitcoin, perché se ce ne sono tanti in circolazione, facciamo il caso che era molto facile minarne, perché c'è una difficoltà che va ad incrementare in base a quanti cercano di risolvere i blocchi. Allora era molto basso, tu se avessi voluto nel 2012 con il tuo computer di casa avresti potuto provare a minare Bitcoin e ci saresti anche riuscito, collezionando ogni blocco 25 Bitcoin. Immagina che oggi sono $8.000 a Bitcoin. Chiaro. Quindi in quella fase lì aveva anche un altro valore, perché lì al primo halving valeva circa $2. Quindi era anche inteso come moneta per spendere, quindi per pagare. La moneta di internet, una currency. Infatti noi sentiamo parlare di cryptocurrency perché tutto nasce dall'idea di Bitcoin di essere una currency, un contante per internet. Però questo aveva una sua idea fin tanto che diciamo che Bitcoin era liquido, i miners ne ricevevano tanti, c'era parecchia disponibilità di creazione e poca domanda, quindi se ne scambiavano a cuor leggero, il valore era basso e quindi in quella fase dal 2012 al 2016, diciamo che Bitcoin era ancora nell'ottica di tutti una cryptocurrency che veniva scambiata in modo molto semplice. Invece da quando nel 2016 la sua scarsità è aumentata, proprio per il fatto che l'halving porta un dimezzamento nell'offerta e nella nuova creazione, le persone hanno cominciato a considerarlo scarso, è sempre più scarso, quindi Bitcoin nel tempo è cambiato, non è più lo stesso Bitcoin che era prima, perciò si parla di fasi o epoche, perché in quei 4 anni poteva essere considerato una moneta, di più è cominciato a essere considerato come se fosse oro, perché è sempre più scarso. Adesso che abbiamo passato questo ulteriore step, Bitcoin diventa ancora più scarso, perché i miners per lavorare ne ricevono sempre meno. Questo vuol dire che lavorano perché sanno o pensano che il valore potrebbe alzarsi nel tempo. E tutti hanno una considerazione che più passa il tempo e più si avvicina al massimale, perché dobbiamo ricordare che Bitcoin arriverà massimo a circa 21 milioni totali. Quindi, avendo questo in mente, dobbiamo considerare che se ne abbiamo, per dirti, uno, noi siamo in un club, infatti nel settore si parla del 21 million club, no? Nel club dei 21 milioni, perché se tu ne hai uno, massimo esisteranno altre quasi 21 milioni di persone che ne possono avere quanto te. Chiaro. Non possono essercene di più. E questo è un aspetto che fa diventare l'asset, più aumenta la sua scarsità, più qualcosa di diverso. Quindi da una prima narrativa in cui si vedeva come moneta, diventa poi un asset come oro digitale e adesso è sempre più considerato un asset scarso, quasi un salvagente, per quello che potrebbe succedere nel mondo tradizionale e in una finanza che, sai bene, sta avendo delle difficoltà che vengono comunque in qualche modo riparate tramite dei salvataggi, dei bailout da parte delle banche centrali, quindi creazione di nuova moneta. Questo comporta un'inflazione, quindi viviamo in un mondo dove le fiat currency, quelle che conosciamo, l'euro, il dollaro, vengono inflazionate, mentre il Bitcoin diminuisce sempre di più. Quindi è cambiato un'altra volta, adesso Bitcoin è visto come una riserva di valore, sempre di più. Certo, questo mi è chiarissimo, però è la prima volta nella storia dell'uomo dove una riserva di valore ha soltanto uno scopo, sebbene speculativo, perché l'unica, diciamo, risorsa di base che c'è alla base del Bitcoin è pur sempre il lavoro che hanno fatto i miner, ma al di là di quello non c'è null'altro e questo può essere anche un grande rischio. Sto dicendo la realtà o si possono fare altri discorsi? Vorrei sapere come la pensi e correggimi se sbaglio soprattutto. No, ovviamente non è un errore pensarla così, anche perché diciamo che Bitcoin potrebbe essere visto come un iceberg, dove la sua punta è il prezzo, quindi tutto è giocato sulla speculazione, come dicevi, no? La maggior parte delle transazioni avvengono su exchange per speculazione, quasi tutti vogliono ottenere un qualcosa oggi che varrà di più domani, su questo siamo d'accordo. Se fosse solo questo, però, sarebbe effettivamente solo speculazione e non durerebbe tanto. Secondo me non sarebbe durato neanche 11 anni. Allora a quel punto, siccome
come dicevi, per produrne ci vuole lavoro, all'halving viene dimezzato. Se i miners fossero interessati solo alla speculazione, nel momento in cui vedono il loro lavoro essere dimezzato nello stipendio, perché quella è la realtà dei fatti, abbandonerebbero il settore o quantomeno si vedrebbe un crollo verticale a seguito di ogni dimezzamento. Allora c'è qualcosa che i miner vedono nel futuro e probabilmente è speculazione intesa nel senso buono della parola, perché speculare vuol dire vedere oltre, vedere nel futuro, dal termine dell'etimologia. E perché vedono qualcosa nel futuro? Vuol dire che in questo asset o in questo protocollo, chiamiamolo un po' come vogliamo, c'è un valore aggiunto, che non è un tulipano, perché sai, nel 1800 in Olanda ci fu la bolla dei tulipani, dove cominciarono ad arrivare a prezzi assurdi, però qualcuno si accorse che effettivamente non c'era un valore in quello che stavano scambiando ed era solo un mercato di domanda-offerta che è collassato come una bolla, ma è durata qualche anno, insomma. Però su Bitcoin c'è qualcosa in più. E allora lì ho cominciato anche io a domandare, mi sono fatto queste domande durante il mio percorso, è ovvio, da quando ho iniziato, arrivando fino a qui. E a quel punto che cos'è che manca di internet? Se ci pensiamo bene, io e te stiamo facendo una videochiamata e in generale prima di organizzarci ci siamo mandati dei messaggi, abbiamo anche scambiato, magari volendo potevamo scambiarci delle foto, potevamo scambiarci dei file digitali in modo istantaneo. Tu sei a Londra, giusto? Sì. Io sono a Roma adesso. Possiamo farlo in un modo istantaneo, a costo zero, però effettivamente noi non stiamo scambiando quel file, noi in realtà lo stiamo duplicando. Se io mando una foto che posseggo sul mio hard disk a te, effettivamente non è la stessa foto, è una copia di quella foto. Io ho ancora la mia copia, tu hai una copia. In questo mondo digitale di internet, questo è un bene, ma è anche un problema. Perché se vogliamo scambiare del valore, perché se il valore viene duplicato non ha valore. Se io voglio scambiare un qualcosa che sia una pepita d'oro e facciamo il caso che questa venisse digitalizzata in un file e io la mando a te, se ne duplica, tu puoi fare tutte le copie che vuoi. Secondo te che valore ha quella pepita d'oro digitale? Certo, non ha valore. Il discorso è chiarissimo. E per questo si trova una soluzione innovativa che, come dicevi, è la prima volta nella storia dell'uomo che si risolve un problema millenario, nel quale si può scambiare valore senza che bisogna fidarsi di qualcuno, perché non bisogna fidarsi di nessuno, questa è la potenza, perché effettivamente c'è questo gioco che viene dall'incentivo economico appunto dei miner, che andrebbe approfondito. Ovviamente il discorso Bitcoin è immenso, però il valore dentro sta che io e te, anche se tu fossi in Nuova Zelanda, io potrei mandarti 1 milione di euro equivalente in quel valore in Bitcoin in circa 10 minuti e tu li avresti subito. Non esiste nessun altro sistema che permette questo, perché se io lo potessi fare ad esempio con PayPal, per dirne una, beh, tu pensi che se io mandassi a te 1 milione di dollari tramite PayPal non mi chiamerebbe subito qualcuno, non mi direbbe senti ma perché li stai mandando, che cosa stai facendo? In realtà loro non mandano nulla, è solo una contabilità che cambiano all'interno dei loro registri. La differenza sta lì, nel poter fare qualcosa senza il consenso di nessuno, perché il consenso è distribuito, e scambiare valore in modo del tutto libero. E questa è una cosa che non è mai esistita nell'uomo, questo è il vero valore che fa crescere negli anni quello che è Bitcoin. Non per il resto, perché se fosse solo speculazione sarebbe crollato già da anni. Ok, mi è chiarissimo e non avevo mai assistito a questo tipo di discorso, quindi grazie di averlo condiviso. Però alla base di tutto questo c'è anche la blockchain, che per alcuni dei presenti probabilmente non è il pane quotidiano, quindi se puoi darci un attimo uno spunto su che cos'è la blockchain e come funziona e com'è possibile che avvenga questo scambio e perché non c'è bisogno di nessuno che verifichi questo scambio, perché siamo tutti noi a verificarlo. Esatto. Il concetto per noi che siamo tutti abbastanza, chi più chi meno, nativi digitali, è un po' più chiaro, perché in realtà abbiamo avuto a che fare, soprattutto in Italia, con il peer-to-peer, magari download, non so, musicale, film, insomma, questo genere di operazioni che non sono lecite ovviamente, ma hanno alla base un concetto molto simile, quello di avere una distribuzione del file. Quindi noi, perché la blockchain funziona? La blockchain in realtà non è nient'altro che una serie di blocchi, come dicevo,
uniti uno dopo l'altro. E all'interno di questi blocchetti, che potrebbero essere delle pagine, sono scritte una serie di transazioni. Non è scritto in realtà chissà che. L'esempio facile per come spiegare questo concetto è che se io dovessi mandare, io ho 2 bitcoin, tu ne hai 0. Nel momento in cui io te ne mando uno, quello che scriviamo su un blocco è: Tiziano invia un bitcoin a Riccardo. In quel momento l'informazione viene passata nella rete. Che cosa succede? Che non solo io e te possediamo magari questa informazione, ma la posseggono tutti coloro che detengono un wallet, un portafoglio, nel quale vengono conservate queste informazioni, ossia la blockchain stessa. Quindi vedono arrivare un nuovo blocco che viene aggiunto da quest'altra categoria di persone che sono i miner. Poi spiegheremo magari perché lo fanno, ma è chiaro parlando di halving. E a quel punto tutta la rete in poco tempo saprà che io ho inviato a te un bitcoin. A quel punto l'algoritmica fa il calcolo da solo. Se io ne avevo 2, ne ritroverò 1. Tu ne avevi 0, ne ritroverai 1. Quindi i wallet vengono aggiornati per un calcolo matematico alla nuova contabilità e tutti sapranno che è così perché vengono sincronizzate tutte insieme. E non possiamo imbrogliare, perché se tu nel tuo wallet provi a dire io ne ho 10, tutto il mondo dirà no, Tiziano te ne ha mandato 1, prima ne avevi 0, non hai ricevuto altre transazioni, quindi tu ne hai 1, non puoi averne 10. Questo permette di fare questo tipo di contabilità, che non è altro che un registro distribuito, perciò si parla di ledger. Ledger vuol dire registro, è un registro distribuito dove ogni blocco è una pagina con scritte queste transazioni, viene distribuito a tutti e praticamente così tutti sono certi che nessuno può imbrogliare. E questo risolve quel problema di cui parlavamo prima. Ma a questo punto chi è che però fa il processo di validazione che effettivamente io ho fatto questa operazione? Ecco, qui subentra quella categoria di persone che sono e lo fanno praticamente utilizzando la loro potenza di calcolo, quindi tramite delle macchine. Inizialmente erano dei semplici computer, adesso sono evoluti perché la potenza necessaria è aumentata. Il motivo però, la cosa geniale qui, è l'incentivo economico, perché una persona dovrebbe mettere a disposizione il suo computer per fare un'operazione altamente costosa se non ha un ritorno economico? Lo fa perché appunto ogni volta che risolve il blocco giusto non solo colleziona le commissioni che io ho pagato nell'invio, ma in più riceve anche quella reward di cui parlavamo, quella proprio che viene dimezzata ogni 4 anni, ossia viene chiamata in termine tecnico la Coinbase Transaction. Conosciamo Coinbase come exchange, Certo. sono stati intelligenti loro nel prendere quel nome, però quel nome viene proprio dalla prima transazione, ossia ogni blocco che si aggiunge genera una transazione senza destinatario. Cioè il destinatario è praticamente il miner, non è ammittente, è l'unica transazione dove non c'è nessuno che invia. Praticamente si generano nuovi bitcoin e questo incentivo permette a questo sistema di funzionare. Lo so, è una cosa un po' complessa, però in realtà funziona davvero. Capito, chiarissimo. Ora volevo chiederti, abbiamo parlato di, diciamo, da dove vengono i soldi dei miner e perché vengono pagati, ma cosa succederà e cosa sta succedendo con l'halving a livello dei miner? Nel senso che adesso da 12,5 bitcoin, prima, fino all'altro ieri, quello che arriverà ai miner e quindi verranno retribuiti 6,25 bitcoin ogni blocco. Sì. Hai visto, si è già visto qualcosa? Cosa sta succedendo a livello mining? Allora, l'attesa era, siccome praticamente dovremmo parlare anche di come funziona proprio l'aspetto difficoltà, siccome questo è un gioco a cui vogliono partecipare tanti, perché c'è l'incentivo che cresce, quindi più aumenta il prezzo di Bitcoin e più le persone vogliono fare i miners, perché più si guadagna. Però a quel punto, come è stato pensato sin dall'inizio questo gioco? Che se tante persone partecipano, quindi c'è tanta potenza di calcolo per risolvere i blocchi, allora l'algoritmica, proprio un algoritmo scritto, un programma scritto, una serie di una serie di linee di codice, va a ricalcolare quella che è una difficoltà nella risoluzione di questo, diciamo, gioco che c'è per raggiungere i nuovi blocchi. Allora a quel punto il processo naturale delle cose ha portato i miners a non poterlo fare più tramite computer, ma farlo con dei macchinari specifici
che in termine tecnico vengono chiamati ASIC. Questo non ci importa. Comunque sono delle macchine, immagina delle macchine molto grandi, voluminose, ingombranti, costose, fanno un sacco di calore, un sacco di rumore, che fanno solo un'operazione. Non servono a niente, costano migliaia di dollari, ma servono per risolvere i blocchi di Bitcoin, servono per trovare nuovi blocchi, perché se ci riescono c'è un incentivo che adesso un Bitcoin sta a 8.500 dollari per singolo Bitcoin, quindi ne vale la pena provare a partecipare a quel gioco. Non solo, siccome la competizione era troppo alta, le persone hanno deciso di unirsi in gruppi, questi vengono chiamati pool, quindi tante persone con questi macchinari si mettono insieme, poi se riescono, se quel team vince, si spartisce la quota con un bilanciamento in base proporzionale in base a quanto potenza di calcolo hanno messo. Insomma, tutto questo per dirti che finora il calcolo era stato che per 12,5 Bitcoin ad un prezzo di circa 8.000 dollari, per alcune persone conveniva farlo, magari per altri conveniva un po' meno. Adesso che si è dimezzato questo stipendio, qualcuno poteva pensare, ok, io mino fino a quel giorno, poi dopo devo smettere perché non mi conviene più. E in tanti ci aspettavamo che ci potesse essere un crollo dal punto di vista di potenza di calcolo dietro a Bitcoin, quindi meno miners. In realtà questo non c'è stato. Non c'è stato perché l'hash rate ad oggi si è mantenuto stabile. Anche io mi aspettavo che chi avesse le macchine più vecchie le spegnesse perché non gli conveniva più, pagava più di elettricità, capito? Gli costava di più farlo che quello che riceveva. Ad oggi ancora non è successo. Mi potrei aspettare che in queste 2 settimane comunque un piccolo calo lo potremmo vedere, ma in realtà non cambia nulla perché è sempre un gioco di mercato. Se qualcuno esce, ne entra qualcun altro a cui conviene farlo, magari ha il costo elettrico minore, magari ha la possibilità di prendere il macchinario più nuovo a un costo più basso, quindi non è un problema questo, è un mercato che si ribilancia e si ribilancia ogni circa 2 settimane con la difficoltà che si aggiusta, perché sono 2016 blocchi, quindi ogni 5 settimane. Questo è come funziona. Adesso non è cambiato più di tanto in realtà, non abbiamo avuto uno shock da ieri. Poi c'è una chicca se vuoi, legata al mining, se abbiamo tempo, legata al blocco che è stato aggiunto sul finale. Beh, io ho appena visto il tuo video, quindi puoi subito condividerla ora rispetto al blocco condiviso sul finale. Sì, perché diciamo che secondo me sono quelle cose belle. Nel primo blocco in assoluto, quando un miner aggiunge un blocco alla blockchain, può anche mettere una parte testuale. Nel primo blocco in assoluto della blockchain di Bitcoin, il famoso Satoshi Nakamoto, leggendario, figura leggendaria che si dice essere una persona o più persone, colui che hanno dato vita a tutto questo, il padre di Bitcoin, insomma, ha inserito il titolo di un giornale del 3 gennaio del 2009, facendo riferimento alla crisi finanziaria che tutti conosciamo a seguito della caduta di Lehman Brothers, insomma, la bolla speculativa dell'immobiliare, quella che ci ha condizionato fino al giorno di oggi, perché ancora alcuni paesi, compresa l'Italia, non si è mai ripresa da quella crisi. E quel momento è stato storico perché qualcuno ha cominciato a vedere che il sistema poteva avere dei problemi nell'inflazione futura. E quindi proprio la figura di Satoshi Nakamoto va a mettere quel messaggio per dire questo potrebbe essere uno strumento e una soluzione per questo problema. Nell'halving di ieri, l'ultimissimo blocco con la reward a 12,5 Bitcoin ha avuto all'interno un messaggio che faceva riferimento a un giornale del New York Times di ieri che diceva il salvataggio da parte delle banche centrali è arrivato ad un valore di 2,3 bilioni di dollari, quindi 2.300 miliardi, 2.300 miliardi sì. di dollari. E questo ha superato di gran lunga l'operazione di salvataggio del 2008, quindi un chiaro riferimento al perché Bitcoin nasce, ed è una cosa fantastica perché sono quelle chicche da nerd che però ricordano appunto che Bitcoin non nasce per un obiettivo speculativo, ma nasce perché c'è molto di più dietro. Ovviamente, sai, per attirare persone il prezzo e la speculazione sono l'unico marketing che Bitcoin ha. E parecchi si avvicinano perché magari pensano che possono diventare ricchi con poco tempo. In realtà non esiste nulla di tutto ciò e tu lo sai benissimo. E questo però comporta che chi si avvicina per quel motivo lo va a studiare, si appassiona, scopre quello che c'è dietro, comincia a vedere che un qualcosa che magari era percepito come super rischioso in realtà fa aprire gli occhi su un mondo che noi viviamo tutti i giorni
e che così sicuro non è. Chiaro, chiarissimo. Beh, diciamo, mi hai dato il trampolino di lancio riguardo al prezzo. Cosa pensi che possa succedere dopo questo halving? E soprattutto, tanti fanno, eh, diciamo, pensano che il Bitcoin arrivi a 100.000, 200.000, 300.000. Quali sono, diciamo, cosa pensi che possa succedere da qui al prossimo futuro, sia nel breve termine che nel lungo termine? Questa è la domanda che qualcuno nei commenti metterà. Vi risparmio il tempo, andate a questo minuto qui. Esattamente, lo metterò nell'indice sicuramente. Allora, guarda, innanzitutto c'è una premessa storica. Non voglio fare chissà che di aspettative, ma l'halving del 2012 aveva quel giorno, quando avvenne quell'halving, il Bitcoin valeva 2 dollari. Nel 2016 Bitcoin valeva 600 dollari circa, 600, adesso non ricordo, 654, qualcosa del genere, non ricordo l'esattezza, ma facciamo attorno ai 650 dollari. Nell'halving di ieri Bitcoin valeva circa 8.500 dollari. Non è passata un'eternità, sono passati 8 anni e da 2 dollari è arrivata a 8.500 dollari. Questa non è una crescita lineare, è una crescita esponenziale. Perché? Perché comunque quella che è la domanda è andata ad incrementare, l'offerta invece è andata a dimezzare ogni volta, sempre di più. Questo ha portato degli studiosi e degli analisti a costruire un modello di proiezione basato proprio sulla domanda e sull'offerta, in base alla scarsità dell'asset. Su questo modello di proiezione, che ovviamente è una proiezione a lungo termine, cioè non va a vedere la volatilità del giorno, perché nel giornaliero Bitcoin può fare qualsiasi cosa. Cioè adesso io sto dicendo 8.500, non sto controllando il prezzo, magari è arrivato a 7.000, Bitcoin lo fa. Questo è quello che spaventa. Questo è quello che spaventa chi non è in questo settore. Perché? Perché lo fa? Perché Bitcoin dice sta scoprendo il suo prezzo, non essendo conosciuto dalle persone. Le persone non sanno quanto è partita Siri. Le persone non sanno cos'è e quindi cercano di farsi un'idea di quanto potrà valere nel futuro. E questo permette a questo asset di sobbalzare tanto. In più mettiamoci dentro che c'è tanta manipolazione, cioè tante persone entrano per fare una plusvalenza, un profitto in poco tempo, abbandonando poi subito dopo l'asset quando effettivamente questo è salito un po'. Questo fa movimentare tanto il settore, e quindi chi c'è da poco e è suscettibile al controvalore in dollari si vede ricco un giorno e povero il giorno dopo, e questo non tutti lo sopportano, perché ci vuole veramente un bel fegato. Te ne potrei raccontare tante sulle mie esperienze, ma ci vuole fegato e si diventa diciamo insensibile a un certo punto a questo tipo di ragionamento solo quando si vede la proiezione a lungo termine, e più che altro si vede il valore nell'asset stesso. Questo per dirti che questa proiezione porta, secondo un modello chiamato stock to flow, ma facciamo finta che appunto sia basato sulla scarsità, sull'offerta e sulla domanda, a vedere il prossimo livello di proiezione proprio a quella cifra che avevi nominato, che è 100.000 dollari. Questo entro quando? Bene, questo modello lo proietta da qui a 2 anni circa, quindi dopo questo halving, in circa 2 anni, il nuovo livello di riferimento, adesso era attorno agli 8.000-9.000 dollari, infatti ci siamo arrivati, il prossimo potrebbe essere quello dei 100.000 dollari. In questo discorso che io condivido ci sono tanti aspetti. Il primo è che probabilmente la domanda e l'interesse su Bitcoin aumenterà, secondo me. Allora facciamo un ragionamento banale. L'offerta sappiamo che non si può cambiare. La domanda, più che diminuire nel tempo, non so, magari tu hai una tua impressione, secondo me aumenterà, perché sempre Sì, più beh, persone lo stanno ti scoprendo. dico, basta guardare Google Trend e cercare Bitcoin halving e vedete quante volte è stato cercato la parola halving, e noi in questo momento ci stiamo cavalcando perché stiamo producendo un Esatto. video che parla dell'halving, però potete andare a vedere su Google Trend che picco c'è stato negli ultimi giorni di ricerche su quel topic, su questo argomento. Quindi Bravissimo, questo è tendenzi- giusto. sì, tendenzialmente la domanda sta aumentando. Infatti, e tra l'altro questo è un bell'assist che mi ha ricordato, perché? Perché nel 2016 questo trend non è stato visto.
nonostante sia avvenuto un halving come è avvenuto ieri, non c'era tutta questa attenzione, quindi qualcosa è cambiato. In più, nel mondo esterno, come dicevo, la situazione è critica. C'è un rapporto tra la produzione reale e, cioè un'economia reale e un'economia finanziaria che si stanno dividendo troppo. In tanti sono spaventati da questo e perdono la fiducia verso la moneta tradizionale. Mettiamoci anche che c'è un'abitudine al digitale in incremento. Secondo me Bitcoin è lontano dal diminuire la sua domanda. Quindi torniamo al discorso di base. Un'offerta fissa con una domanda che aumenta porta il prezzo al rialzo. Di quanto? Questo dipende da quanto interesse si creerà sull'asset. Secondo proiezioni matematiche, non teorie, che sono su questo grafico che si può poi approfondire, si chiama Stock to Flow, l'analista è Plan B, tra l'altro anche lui è un personaggio sconosciuto, non si sa come si chiama veramente, è un personaggio su Twitter. In ogni caso tutti hanno avvallato, persino il Sole 24 Ore ha fatto un articolo ultimamente proprio su questa proiezione, quindi insomma cominciamo ad accorgersene. A quel punto lui dice che da qui a 2 anni potremo vedere un nuovo livello sui 100.000. Questo non vuol dire che Bitcoin arriva a 100.000 e rimane lì. Chiaro. Magari va a 120, poi torna a 40.000. È quello che spaventa le persone, perché noi siamo psicologicamente coinvolti, emotivamente coinvolti. Quindi oggi vale 8.500. Se domani Bitcoin arriva a 20.000 e tra una settimana torna a 15.000, le persone si sentono più povere. Paradossalmente si sentono più povere, anche se vale 7.000 dollari più di oggi. Però è una cosa a cui noi non possiamo, non riusciamo a concepire finché non ci siamo dentro. E su questa proiezione, chiedendomi sul breve secondo me ad ora vedremo una grande volatilità, però non ti so dire un prezzo definitivo. Potremmo vedere di nuovo un rialzo verso i 10.000. Chissà, io mi aspetto entro fine anno la rivisitazione dei 20.000 dollari, che è stato il punto più alto che Bitcoin ha mai toccato. Per quanto riguarda l'aspetto bullish che ho in me, io lo proietto all'anno prossimo. Secondo me entro il 2021 questo modello verrà rispecchiato, quindi secondo me entro il 2021 Bitcoin potrebbe arrivare su un livello di 100.000 dollari. Premessa e poi ti do parola. I 100.000 dollari del 2021 non sono i 100.000 dollari di oggi. Dobbiamo sempre tenere a mente questo. Il potere di acquisto ci svaluta ogni anno. E questi anni potrebbero vedere una discesa nel potere di acquisto anche più gravosa di quello che è successo finora. Questo lo dobbiamo tenere a mente. Chiarissimo. E guarda, un discorso che vorrei fare, e tra l'altro qui l'assist me lo dà Francesco Redaelli, che tu conosci Mhm. benissimo, è Sì. che tutto questo movimento sì ha, diciamo, risolto alcuni problemi, ma ha creato il problema del, diciamo, accentramento del possesso del denaro, perché tante persone adesso posseggono tanti bitcoin in questo momento e quindi possono muovere gravemente il mercato. Cosa ne pensi e cosa pensi che si potrebbe trovare come soluzione, o magari non c'è una soluzione ed è semplicemente un dato di fatto? Allora, è una domanda bella e complessa. Non Diciamo proviene da che me, è per questo. diciamo che io faccio quello che faccio anche per questo. Ti spiego, perché se noi abbiamo una coscienza su quello che è Bitcoin, siamo meno spaventati dalla sua volatilità. Questo che cosa comporta? Che diventiamo da speculatori, ci trasformiamo sempre di più in possessori per il lungo termine. Quindi, se c'è un'operazione di manipolazione di mercato da parte di grandi possessori, che nel termine nei mercati vengono chiamate balene, no? Se una Certo. balena che possiede migliaia di Bitcoin vuole far abbassare il prezzo per spaventare le persone e comprarne di più, che cosa fa? Ne vende magari un migliaio tutte insieme, il prezzo crolla, tanti si spaventano e a catena vendono. Questa balena che cosa fa? Con gli stessi soldi che ha incassato, va a ricomprare tutte le posizioni di quei pesciolini che sono scappati e ne ha ancora di più. Questo è un fenomeno pericoloso che può avvenire sui mercati, qualsiasi mercato sia. Ovviamente Bitcoin è un mercato, diciamo, libero, nel senso non ha restrizioni, non è regolamentato, quindi questo avviene in modo molto più violento, ma questo alla base ha un problema, quello dell'educazione, perché a me, se Bitcoin arriva in una serata a 4.000 dollari, io non prendo, non è che attacco il wallet e vendo tutto. Quindi, se anche una persona volesse comprare quello che ho io, non lo potrebbe fare, a meno che io non li vendessi. Questo sistema, secondo me, più aumenta la conoscenza e l'educazione dell'ecosistema Bitcoin
e più persone vorranno raggiungere il loro obiettivo, che sia un centesimo di Bitcoin, che sia un decimo, che sia un Bitcoin intero, e lo vorranno avere per il lungo termine, non perché lo vogliono rivendere subito. Vengono aumentate quelle posizioni che nei mercati vengono chiamate mani forti, coloro che non vendono se c'è uno scossone, e a quel punto si potrebbe diversificare. Tra l'altro c'è una falsa narrativa, secondo me, anche da questo punto di vista, perché vengono visti grandi quantitativi di Bitcoin in pochi wallet, però è anche vero che tanti di quei wallet sono wallet di exchange. Che Certo. cosa vuol dire? Che nell'exchange non è che sono in possesso del proprietario dell'exchange, ma sono di tutte quelle persone che hanno un deposito su quell'exchange. Quindi comunque sia fanno un conteggio unico, ma in realtà sono di possesso di diverse persone. Noi cerchiamo di educare, noi crypto youtubers o quello che è, divulgatori, insomma, nel non avere grandi depositi su exchange, perché effettivamente sarebbe tornare un po' al discorso delle banche, dove i soldi non sono più di tuo possesso, ma tu hai un credito rispetto a quello che hai depositato, quindi hai solo un account. Questo ti mette in una situazione un po' più critica nel momento in cui in un paese può cambiare la regolamentazione, ci possono essere delle difficoltà e quindi non hai subito un possesso di quello che possiedi, appunto. Certo. Su Bitcoin ciò va in antitesi proprio con l'idea di Bitcoin, dove tu sei libero e i Bitcoin sono i tuoi, cioè tu sei la banca di te stesso. Quindi in questo contesto diciamo che tanti sono accumulati in exchange, però non sono dell'exchange, quindi è un dato che falsa i numeri. Poi è vero, ci sono grandi balene, però dobbiamo anche considerare che determinati wallet, questo è un altro aspetto, hanno perso le chiavi, cioè i possessori hanno perso le loro chiavi di quei wallet, quindi magari ci sono migliaia e migliaia di Bitcoin inaccessibili per sempre, come avere dei tesori. Si torna al discorso della caccia al tesoro, no? Cioè magari nel mondo c'è qualche hard disk con migliaia, con le chiavi di qualche migliaio di Bitcoin, che se qualcuno riuscirà mai a trovare, torneremo all'epoca della pirateria, dove si faceva la caccia ai tesori. Sono anche qua tante storie, aneddoti. Questo è un mondo enorme, Sì, si parla. eh. Aspetta, ti ho perso Veramente difficile. ti ho perso un secondo. E no, c'è il caso famosissimo della persona che ha comprato, che ha speso non so quanti bitcoin per comprare una pizza. Adesso quella Sì, pizza costa, non so che numero, di che numero. 10.000 Bitcoin circa, è il famoso 10, Pizza Day. esatto, 10.000 bitcoin per comprare una pizza. Adesso quella pizza varrebbe qualche milione di euro. Esattamente, esattamente. No, in ogni caso una domanda ricorrente che c'è nei commenti è, in- prima anticipo, ragazzi, prima di andare ad acquistare, informatevi e andate ad approfondire tutto quello che diciamo, perché continuano a chiedermi quali sono, secondo te o secondo noi, i migliori servizi dove acquistare Bitcoin. Io ci tengo a fare questa premessa di andare ad Assolutamente. informarvi e ad approfondire tutto quello che stiamo dicendo. Poi a te lascio la risposta e ti chiedo secondo te quali sono i migliori servizi. Anche questa è una domanda difficile in realtà, lo sai perché? Perché dipende molto, come dicevi, dalla nostra educazione. Cioè, Non c'è il servizio perfetto per tutti, ma in base a quanto noi siamo, diciamo, abbiamo consapevolezza di quel che facciamo. Ad esempio, c'è un servizio italiano molto semplice che è Conio, che ho visto che anche tu conosci, sì, che è uno dei servizi, perché dico migliori? Tanti si lamentano perché dicono sì, ma ha dei costi, ma ovvio che li ha. Ogni cosa semplice costa di più, più è semplice, più è facile e costa di più, parliamo di commissioni. Ma è anche uno dei servizi più user friendly che esiste. Io prima dicevo, noi crypto YouTuber diciamo di detenere i propri Bitcoin nel proprio wallet, ma anche questo è un discorso relativo. Se sai come si fa, allora va bene, altrimenti è più sicuro che magari li detieni in un wallet barra exchange come Conio o come Coinbase, ne ho nominato due per rispondere alla tua domanda, che sono quegli. Tra l'altro da bravo youtuber già li ho linkati sotto il video in descrizione, quindi io cavalchiamo le affiliazioni in tutti i modi. Giustamente, si vive anche di quello qui su YouTube, d'altronde. E è così perché questi sono i servizi che hanno dimostrato più affidabilità. Parlo di Coinbase in questo caso, Conio è più nuovo, però dobbiamo vedere poi soprattutto l'affidabilità e la sicurezza. Quindi magari delle volte io mi permetterei di suggerire barattiamo un pizzico di commissione in più con un aspetto di sicurezza, perché in Certo. questo mondo
La sicurezza in questo mondo cripto è tutto. Noi possiamo anche risparmiare, ma se poi perdiamo tutto quello che abbiamo comprato, abbiamo risparmiato un po' a cavolo, ecco. E a quel punto io mi sentirei di dire per un beginner approcciare a un servizio come Coinbase, che poi tra l'altro ha avuto anche l'idea molto geniale di avere uno step più elevato che è Coinbase Pro per chi comincia a capirci un po' di più, quindi facendo un livello di riconoscimento di identità un po' più alto ci si muove ancora meglio. Poi c'è Conio, poi ce ne sono una serie veramente ormai vasta di altri, diciamo, servizi similari, di cui poi magari potremmo elencarne altri, ma io direi su questi due per chi è beginner, per chi è un po' più addentrato, magari vorrà fare uno scambio cripto-cripto. A quel punto stanno emergendo exchange ormai da un paio di anni come Binance, come Kraken. Tra l'altro su Kraken si può anche comprare direttamente Bitcoin. Ecco, magari se si aumenta l'esperienza, come dicevi Chiaro. giustamente tu, prima studiare e poi si va avanti. All'inizio si paga un po' di più, l'ho fatto anche io. All'inizio ho pagato di più perché se non sappiamo come funziona è come se non sappiamo riparare la macchina, che facciamo? La facciamo noi? No, andiamo da un meccanico e paghiamo. Chiarissimo. Chiarissimo. Mentre parlando di al di là del Bitcoin, secondo te quali sono i progetti più interessanti nel mondo delle criptovalute e diciamo quelli che tu stai seguendo più a stretto contatto? Ok. Qui c'è anche un suggerimento per te personale di buttare un occhio a un trend veramente interessante che è quello della finanza decentralizzata. Non so se Certo. ne hai sentito già Sì, parlare. ne ho già sentito parlare. Ok. Questa che in termini, diciamo abbreviato, è DeFi o DeFi all'italiana. Praticamente Decentralized Finance è un trend molto importante che sta nascendo su Ethereum, che è la seconda moneta più capitalizzata. Ma al di là di Ethereum, che è la piattaforma dove si appoggia tutto questa infrastruttura, poi stanno nascendo una serie di piccole piattaforme che hanno la loro utilità, piccole per modo di dire, che forniscono una loro tokenizzazione per accedere a determinati servizi. Mi spiego meglio. Invece di avere la possibilità di richiedere finanziamenti, ad esempio, direttamente in banca o tramite degli istituti finanziari, si può utilizzare questi nuovi sistemi chiamati finanza decentralizzata, dove noi mettiamo un collaterale, magari abbiamo dei bitcoin, però dobbiamo pagare le bollette. Non vogliamo venderci i nostri bitcoin perché Tiziano ha detto che tra un anno potrebbero valere 100.000 dollari. Allora a quel punto che faccio? Io comunque le bollette le devo pagare. Ecco, magari ci sono dei sistemi per i quali io posso bloccare quel bitcoin, come collaterale non lo spendo, in un contratto programmato che si chiama smart contract e posso generare delle monete che hanno un valore stabile collegato al valore dell'euro o del dollaro. Con quelli io vado a pagare la bolletta, poi magari lavoro, riguadagno i miei euro, li rimetto nel contratto e mi rilibero i miei bitcoin o i miei Ethereum. Questo esce molto meglio come discorso su Ether perché l'infrastruttura è collegata ad Ethereum. Però secondo me questo è un trend fortissimo che potrebbe segnare la nuova cavalcata, la nuova ascesa di questo settore. Quindi sto curando molto ultimamente questo aspetto. Poi io di mio seguo una marea di cose, se mi metto a elencarle veramente non finiamo più. Ci sono progetti in ascesa che mi piacciono, anche tutti quelli legati. Io sono un programmatore, quindi quando si parla di tecnicismi, io poi vado a vedere la programmazione funzionale, magari su Tezos, su Cardano. Ci sono tanti progetti carini. Però il trend che mi sentirei di dire, dove buttare un occhio, è questo legato alla DeFi, quindi Ethereum e una serie di token legati a questi servizi che sono davvero interessanti. E questo è un suggerimento che do anche a te, eh? Veramente, dacci un occhio. Sì, 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 guarda, ti dico, ci stavo dando un occhio giusto settimana scorsa, ho fatto tutto sabato e tutta domenica dove mi stavo informando di questa cosa, quindi le cose che stavi ripetendo ora già mi ero andata ad informare. Non è molto semplice inizialmente, però No. se la si studia è molto molto interessante perché ci permette di, diciamo, ottenere questi mutui collateralizzati, che sono molto Esatto. molto interessanti. Al di là del mondo delle criptovalute, quali sono se posso chiederti, quali sono gli investimenti che
stai facendo e come ti stai muovendo nel mondo, diciamo, magari anche nei mercati finanziari classici, data la recessione o diciamo la piccola crisi o il piccolo crollo, piccolo grande, poi vedremo che sta avvenendo. Certo, io proprio perché scoprendo questo mondo ho capito che niente in realtà è sicuro come pensavo prima, ho cominciato a diversificare. Ho diversificato in diversi settori e principalmente potrei distinguere quattro settori. Il primo ovviamente è quello di cui abbiamo parlato, le cripto. Il secondo è quello degli investimenti immobiliari. Tra l'altro c'è proprio sul ramo DeFi anche tutta una tokenizzazione del settore immobiliare. Cioè si potrebbe anche tokenizzare un appartamento, comprare delle parti di quell'appartamento, quando viene messo in affitto guadagniamo in proporzione. Ma non faccio questo al momento perché ancora questa infrastruttura deve ancora arrivare per bene, ma arriverà, manca veramente massimo qualche anno. Sì, In quel discorso, alla fine ti dico, anch'io ho sentito tantissimi progetti perché alla fine si può tokenizzare qualsiasi bene, esatto, condividere diciamo, il capitale o il profitto di qualsiasi ambito. Sentivo anche delle opere d'arte come di esatto, qualsiasi cosa si possa pensare. In ogni esatto. caso ti lascio andare, scusa se ti ho No, 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 interrotto. è giusto, anche perché il discorso che facciamo prima sui prestiti non è solo quando noi serve un prestito, ma se siamo noi a mettere la liquidità per fare i prestiti, noi guadagniamo degli interessi, diventiamo delle banche. Chiusa parentesi. E da questo punto di vista mi sono interessato al settore immobiliare di cui sono un novizio, quindi non conosco tantissimo, però ho cominciato a muovere i miei passi Chiaro. sull'immobiliare per diversificare, però non è un ramo in cui mi sento forte. Un ramo dove sto cercando di costruire di più è quello del personal branding. Io lo vedo come un ramo a sé stante, perché effettivamente quando cresce il tuo canale YouTube, quando comunque insieme a Francesco stesso che abbiamo nominato prima, fondammo quella che è la community italiana di CoinSquare, che è il punto dove ci ritroviamo per parlare di questi argomenti, beh, anche lì ha un'idea poi di business ovviamente molto complessa perché noi alla fine non facciamo pagare nulla, è una community vera e propria, però poi ci sono i vari podcast, servizi, consulenze, discorsi che si possono sviluppare ed è un vero e proprio business, quindi è come se fosse una sorta di azienda decentralizzata Chiaro. e quello è una sorta di mio business. Invece legato all'azione. Io non faccio trading su cripto. Forse si è un attimo bloccato, Sì, vero? si è un attimo bloccato. Ok. Eri arrivato dove avevi appena finito il discorso su CoinSquare. Ok. E poi c'è l'ultimo ramo che sto intraprendendo ormai da 2 anni, che è quello sul trading. Però non faccio trading sulle cripto. E ho parlato anche a lungo del perché. Non vedo nel settore, nei player che ci sono una sicurezza, cioè c'è un rischio aggiunto che secondo me non vale la pena correre. Però appunto sul mercato tradizionale mi sono affacciato e in particolare ho fatto un percorso di trading in opzioni. Quindi io utilizzo lo strumento delle opzioni finanziarie per operare sulle azioni, sull'azionario. Ed è un paio di anni che lo faccio. Un anno l'ho fatto completamente in demo, poi sono passato un anno con un conto reale, che tra l'altro condivido anche con una newsletter, quindi ho un mio percorso, cerco di migliorare, di accrescere. Quella è la mia diversificazione sul settore economico-finanziario tradizionale, che al momento, come dicevamo, io vedo molto a rischio, quindi per me ok è diversificare, ma sono passato dal vedere quello che avevo in Bitcoin a rischio a vedere quello che ho adesso nel trading e nelle opzioni a rischio, cioè paradossale. Chiarissimo. Chiarissimo, guarda, ho finito tutte le mie domande, siamo andati avanti per quasi un'ora, quindi Quasi un'oretta. ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo ed è stato un piacere averti qui. Grazie a te, tra l'altro si è fatto notte, tra un po' non mi vedo più. No, qui siamo un'ora indietro, siamo a Londra, Eh sono sì, le 7, cioè deve ancora tramontare il sole, quindi eh ho sì. ancora tutto barricato perché non entri la luce. In ogni Va caso, bene, grazie ancora e ragazzi, vi saluto e termino questa live. grazie a te.